Benvenuti a un nuovo episodio di Storie dalla Soffitta, il canale dove riscopriamo i grandi personaggi del fumetto che hanno fatto epoca. Oggi ci immergeremo in un mondo magico e misterioso per parlarvi di una delle eroine più affascinanti degli anni 70, Naga la Maga. Se non la conoscete ancora, preparatevi a entrare in un universo pieno di avventure mozzafiato, atmosfere gotiche e tanta magia. Se invece siete già fan, questo è il momento perfetto per rispolverare ricordi e scoprire qualche chicca in più su questa iconica protagonista. Naga la Maga nasce nel 1975, dalla mente creativa di Renzo Barbieri, un vero e proprio pioniere del fumetto italiano. Naga non è la solita maga che ci aspetteremmo, è una donna dotata di poteri straordinari, magnica e seducente, immersa in avventure fuori dall'ordinario, piene di sorprese e colpi di scena. Ma non è solo il potere magico a definire Naga. Il suo carisma la rende una figura unica, capace di spostarsi tra lusso, mondi fantastici e pericoli incredibili. Alla realizzazione grafica del personaggio ci pensa Leone Frollo, un maestro del disegno che ha dato vita a una Naga affascinante, sensuale e misteriosa, con il suo stile inconfondibile. Naga è molto più di una semplice strega. Le sue avventure spaziano tra magia, misteri e incontri con creature soprannaturali, tutto condito da un'ironia sottile che la rende una protagonista indimenticabile. Le sue storie si svolgono in ambientazioni maestose. Tra castelli gotici e lussuose auto d'epoca, la sua figura emerge come simbolo di potere e libertà. Leone Frollo, con il suo stile elegante e ricco di dettagli, è riuscito a catturare perfettamente l'essenza di questo personaggio, rendendo ogni tavola una vera opera d'arte. Le atmosfere oscure e gotiche, unite all'erotismo raffinato, rendevano ogni numero di Naga un viaggio visivo sorprendente. Le avventure di Naga si sono sviluppate in 33 numeri, pubblicati tra il 1975 e il 1978, tutti caratterizzati da storie piene di intrighi e magia. I primi albi, firmati da Frollo, sono quelli che hanno definito il tono visivo della serie, lasciando un'impronta indelebile nell'immaginario dei lettori dell'epoca. Ma anche i numeri successivi, realizzati dallo studio Milanesi, hanno mantenuto vivo l'interesse per questa eroina straordinaria. Questi fumetti erano facilmente riconoscibili non solo per le loro copertine provocanti, ma anche per il formato tascabile, che li rendeva accessibili a un vasto pubblico. L'erotismo che pervadeva le storie di Naga non era mai fine a se stesso, ma si intrecciava perfettamente con elementi fantasy e horror, creando un mix che continuava a sorprendere albo dopo albo. Il successo di Naga la Maga si inserisce in un periodo storico, dove le edicole italiane erano piene di personaggi simili, come Zora la vampira e Maghella. Tuttavia, Naga ha saputo ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei lettori grazie al suo carattere indipendente e alle sue avventure sempre fuori dagli schemi. Anche a distanza di decenni, Naga resta un'icona del fumetto italiano, una figura che, pur non essendo conosciuta da tutti, ha lasciato un segno indelebile tra gli appassionati. Oggi, grazie a iniziative editoriali, come la ristampa di alcuni numeri nella collana Vintage Erotica, un nuovo pubblico ha avuto la possibilità di scoprire o riscoprire le avventure di questa straordinaria maga. È davvero affascinante vedere come, anche dopo tanti anni, la figura di Naga sia ancora in grado di catturare l'attenzione e l'immaginazione di chi si avvicina al suo mondo. Leggere Naga la Maga oggi è un'esperienza che ci riporta a un'epoca di grande libertà creativa, in cui il fumetto osava raccontare storie fuori dagli schemi. La combinazione tra la scrittura innovativa di Barbieri e i disegni eleganti di Frollo ha dato vita a una protagonista che è rimasta nel cuore di chi ha avuto la fortuna di leggere le sue avventure. E non è un caso che, nonostante il tempo passato, il fascino di Naga resti immutato. E voi? Avete mai letto le avventure di Naga la Maga? Se vi piacciono i personaggi del passato e siete curiosi di scoprire altre storie che hanno fatto la storia del fumetto italiano, non dimenticate di iscrivervi al canale. E se conoscete già Naga, lasciate un commento qui sotto. Sarei curiosa di sapere cosa ne pensate.